I'm 75 now, and I can't remember anybody. She is a separate thing from us, and we can just exploit. L'amore tra Re Carlo e la regina Camilla è davvero così duraturo come tutti pensano? È appena accaduto un incidente scioccante. Carlo avrebbe chiesto a Camilla di lasciare il castello e le avrebbe persino chiesto di consegnare la fede nuziale. Si è trattato solo di un improvviso scatto d'ira o del culmine di un conflitto che si trascinava da tempo? Cosa succederà a Camilla e a questa relazione reale? Scopriamo la verità dietro questa tempesta reale. Il confronto tra Re Carlo e la regina Camilla è stato piuttosto acceso. A quel punto, nel palazzo tutto era fermo da diverse settimane. L'atmosfera era carica di tensione, del tipo che persino i lavoratori non riuscivano a ignorare. Per tutta la sua vita, Re Carlo ha dato molta importanza all'ordine, alla tradizione e al mantenimento di un'immagine meticolosa della monarchia. Camilla, moglie del principe Carlo, ha ottenuto il permesso di ottenere il titolo di regina consorte dalla regina del Regno Unito. Tuttavia, negli ultimi tempi, le cose non sono andate come aveva previsto. I rapporti indicano che la tensione alla fine ha raggiunto un punto in cui è esplosa in un modo che nessuno aveva previsto. Oltre a fare apparizioni da sola, a tenere discorsi e persino a parlare con la stampa senza seguire la procedura standard, la regina Camilla era salita sotto i riflettori più spesso di quanto avrebbe fatto tradizionalmente. All'inizio poteva non sembrare un problema significativo per il pubblico in generale. La situazione era però diversa all'interno del palazzo. La monarchia non è solo tradizione. Il controllo è la questione principale. Inoltre, tutto è organizzato meticolosamente, dalle parole che i membri pronunciano al modo in cui si presentano. Secondo quanto riportato, Camilla ha rilasciato un'intervista senza aver prima ricevuto il consenso da palazzo, il che ha provocato onde d'urto in tutta la famiglia reale. Tuttavia, ecco la parte più sorprendente. Durante l'intervista ha discusso della sua posizione all'interno della monarchia in modo aperto e onesto, facendo anche riferimenti indiretti al futuro in modi che non erano stati discussi a porte chiuse. Non si trattava semplicemente delle parole che ha pronunciato, ma anche del modo in cui le ha pronunciate. Le dichiarazioni che Camilla ha fatto nel corso dell'intervista erano sicure di sé e forse anche di sfida. Inoltre, facevano capire che non sarebbe rimasta sullo sfondo per tutto il tempo. In quel momento, secondo chi era all'interno, tutto è cambiato. Il re, Carlo, era isterico. Aveva trascorso anni a prepararsi per il trono, ad affrontare scandali, a conquistare la fiducia del pubblico e a cercare di modernizzare la monarchia pur mantenendone le tradizioni. E in quel momento sembrava che la sua stessa moglie stesse lavorando per intaccare la stessa istituzione che lui aveva faticato così tanto per garantire. Inoltre, Carlo si è alzato e ha insistito affinché Camilla lasciasse il palazzo senza indugio. Un raro caso in cui ha mostrato una rabbia evidente. Immediatamente si informò sulla possibilità di avere un colloquio. L'asprezza della sua voce era accompagnata da un'aria di esasperazione nel suo tono. Poiché aveva fatto affermazioni così audaci, era curioso di sapere perché non avesse contattato né lui né il palazzo prima di farlo. Allo stesso tempo, era curioso di conoscere le ragioni del suo brusco cambiamento verso un approccio più autonomo. Camilla, nota per il suo atteggiamento calmo, non si è tirata indietro. Non si tirò indietro e difese le sue decisioni, affermando che il fatto di essere la regina consorte non implicava che dovesse mantenere il silenzio. Invece di limitarsi a stargli accanto, ha affermato di avere un ruolo da svolgere nella situazione. Tuttavia, Carlo non aveva intenzione di farlo. Secondo lui, si trattava di qualcosa di più di una semplice intervista. L'immagine pubblica della monarchia, così come la lealtà e la fiducia, sono state colpite in questa situazione. Il disaccordo è diventato improvvisamente più acceso. Tuttavia, Carlo, che di solito è trattenuto e controllato, fu improvvisamente sopraffatto da un senso di impotenza e frustrazione. Quando parlava, la sua voce diventava più forte e riverberava attraverso le pareti del palazzo. Il suo volto divenne rosso porpora. Il personale che si trovava fuori dalla stanza rimase immobile. Alcuni di loro lavoravano lì da decenni e non lo avevano mai visto in quello stato. In seguito, però, è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti in uno stato di shock. Secondo quanto riportato,
Charles ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava avrebbe fatto nella foga del momento. Camilla ha dovuto consegnare il suo anello di fidanzamento secondo le sue richieste. Quando si tratta di questo particolare aspetto, la famiglia reale non delude. Era ovvio che indossasse un enorme diamante, come dimostra il fatto che Camilla lo portava al dito. Di certo non si trattava di un anello qualsiasi. Era un pezzo di storia reale che era stato tramandato alla sua adorata nonna, la Regina Madre, a un certo punto della sua esistenza. Nel corso di molti anni, era servito a rappresentare il loro amore, le loro sfide e tutto ciò che avevano affrontato per stare insieme. Camilla rimase immobile e senza parole per un breve momento, come se cercasse di dare un senso a ciò che lui aveva appena detto. Non fece altro che guardarlo. Una volta fatto tutto, si tolse con cura l'anello dal dito, mantenendo la calma dignità che l'aveva sempre contraddistinta. Non si è impegnata in un dibattito, non ha fatto alcun appello. Il suo tentativo di spiegarsi non ha avuto successo. Al suo posto, si limitò a posizionare l'anello su un tavolo nelle vicinanze. Si girò e iniziò a prepararsi per la partenza. Quella sera il castello di Windsor era pieno di anarchia. Nessuno aveva previsto che ciò sarebbe accaduto. Ora che tutto era finito, Camilla, che era stata al fianco di Carlo per tutto il tempo, stava impacchettando le sue cose. I suoi operai hanno raccolto solo gli oggetti più importanti e hanno lavorato rapidamente. Non c'era occasione di discutere. Non c'è tempo per le domande. Il peso del momento era eccessivo. Alcuni membri dell'equipaggio hanno faticato a trattenere le lacrime, non riuscendo a comprendere ciò che stavano vedendo. Camilla ha scelto di lasciare il castello di Windsor la sera stessa, piuttosto che aspettare l'alba per partire al mattino. Camilla era già pronta quando un'auto reale è arrivata all'ingresso privato del palazzo. Camilla sarebbe stata vista lasciare il palazzo in un'auto reale quella sera, scortata solo dalla sua dama di compagnia più fidata e da un solo agente di protezione. Il filmato sarebbe stato ottenuto dalle telecamere di sicurezza. Non c'è stata una partenza imponente, né discorsi di addio. La sua unica azione fu quella di salire sul veicolo e poi, senza pronunciare una sola parola, l'automobile sparì nell'oscurità. In quel momento sono uscito sulla terrazza ovest di Buckingham Palace. A palazzo. Carlo rimase nei suoi appartamenti per tutto il tempo. Nessuno ebbe il coraggio di avvicinarsi a lui. All'alba la casa reale si trovò ad affrontare una sfida. Immediatamente sono stati contattati i consiglieri senior. Sono state organizzate riunioni di emergenza e l'attenzione si è spostata sulla gestione delle conseguenze. Non si trattava solo di un disaccordo tra due persone, ma anche di un problema di pubbliche relazioni. In precedenza, la monarchia era stata sottoposta a numerosi esami. Inoltre, questa controversia rappresentava un pericolo per le fondamenta dell'organizzazione. L'informazione è stata prontamente inviata al principe William e alla principessa Catherine, e non appena hanno ricevuto la notizia, sono rimasti sotto shock. In particolare, William era molto ansioso. Il fatto che suo padre portasse il fardello della corona era qualcosa di cui era sempre stato consapevole. Questo, però, non era il caso. Si trattava di una questione privata. Mentre tutto ciò accadeva, i media avevano già iniziato a porre diverse domande. Gli impegni a cui Camilla avrebbe dovuto partecipare non hanno avuto luogo. Secondo quanto riferito, il palazzo stava vivendo delle tensioni. C'erano voci in giro. La stampa era ansiosa di ricevere risposte. In mancanza di altre opzioni, il palazzo fu costretto a iniziare rapidamente la ricerca di metodi per formulare una dichiarazione. Allo stesso tempo, una domanda aleggiava su tutto ciò che stava accadendo dietro queste porte chiuse. Stiamo parlando di un'accesa disputa? Oppure è stato questo il momento in cui la relazione tra Re Carlo e la regina Camilla è giunta al termine? Seguite questo spazio per approfondire l'argomento. Il sentiero che porta al Royal Consort. Per comprendere il significato di queste indagini, è necessario tornare alla fase iniziale. I conflitti che si sono svolti dietro le mura del palazzo. Solo dopo aver superato l'opposizione dell'opinione pubblica e aver preso le necessarie precauzioni, Camilla poté stare accanto a Carlo come moglie e tantomeno come regina consorte. La storia d'amore che questi due hanno vissuto insieme è stata tutt'altro che semplice. Prima di diventare la moglie di Carlo, Camilla aveva fatto parte della sua vita per molto tempo. La donna che aveva amato per molti anni era ora davanti a lui. Quello che aveva smarrito. Ed era quello per cui aveva lottato tanto per ottenerlo, nonostante il mondo intero lo stesse osservando e giudicando. Tuttavia, anche quando resero pubblico il loro amore, e lei entrò nel regno della vita reale,
C'era solo un oggetto che rappresentava più di ogni altra cosa il suo autentico posto accanto a lui. Ed è l'anello che è stato indossato per tutta la durata del matrimonio. Non solo l'anello era un gioiello. Il fatto che non sia più l'outsider è stato comunicato in modo non udibile. Non si tratta più della controversia che aveva precedentemente scosso la monarchia. La legittimità era rappresentata da questo simbolo. Tuttavia, alla fine degli anni 90, quando la loro relazione era ancora un argomento molto delicato, il pubblico non era ancora pronto ad accettare Camilla a braccia aperte. Inoltre, le cicatrici causate dal fallimento del matrimonio di Carlo e Diana erano ancora crude. Il posto dell'altra donna fu assegnato a Camilla. È stata la responsabile dello scioglimento del matrimonio che era stato una favola per milioni di persone. Diana si è guadagnata l'affetto delle persone di tutto il mondo. Anche dopo la sua morte, il suo impatto ha continuato a essere significativo. Molte persone ritenevano che Camilla non fosse una persona che meritasse di far parte della vita di Carlo, tantomeno di essere un membro della famiglia reale. D'altra parte, Carlo aveva una prospettiva diversa. Camilla era considerata il suo vero amore da molto tempo, molto prima di sposare Diana. Nonostante il suo profondo amore per lei, le circostanze li hanno allontanati. Nel regno dei reali, il dovere ha spesso la precedenza sull'affetto. Un altro punto da considerare è che Camilla non era considerata una moglie appropriata per il futuro re negli anni 70. Nonostante il fatto che avesse una storia familiare di aristocrazia, non possedeva l'immagine regale impeccabile che la monarchia desiderava. Cioè, Carlo aveva sposato Diana. Inoltre, Camilla si era sposata con Andrew Parker Bowles. Anche se le loro strade si sono separate, il sentimento che provavano l'uno per l'altra non è mai diminuito. Inoltre, quando il resto del mondo venne a conoscenza della loro relazione, questa era già un segreto ben noto a determinati gruppi di persone. D'altra parte, la nota intervista di Diana, in cui affermò: «Eravamo in 3 in questo matrimonio, quindi era un po' affollato», servì solo ad alimentare la tensione che il pubblico aveva nei confronti di Camilla. Tuttavia, Carlo non era disposto a lasciarla andare, nonostante lo stress ricevuto. Alla fine degli anni 90, quando tentarono di riaccendere la loro storia d'amore, non fu un compito facile. I media non hanno mai smesso di perseguire Camilla, prestando attenzione a ogni suo passo e analizzando ogni scelta fatta da Carlo in merito alla loro relazione. Per alcuni anni fu costretta a rimanere in secondo piano, evitando eventi pubblici e mantenendo un basso profilo per evitare di ricevere ulteriori polemiche. Anche quando entrò a palazzo, non fu salutata calorosamente. Sir Michael Pitt è stato nominato segretario privato di Carlo nel 2002 e la creazione di uno spazio fisico tra Carlo e Camilla è stata una delle sue principali responsabilità. Inoltre, la regina non ha mai nascosto di sentirsi a disagio con Camilla e ha detto chiaramente di non approvare il legame tra i due. Camilla era vista come un peso da molte persone che lavoravano a Buckingham Palace. Ricordava il passato, gli scandali e le ferite non ancora rimarginate. Carlo, tuttavia, non aveva intenzione di lasciarsi mettere all'angolo. Avendo sofferto una volta la perdita di Camilla, era determinato a non permettere che accadesse di nuovo. Pertanto, quando Pitt si rese conto che era impossibile separarli, modificò la sua strategia. Non cercò di interrompere il loro legame. Piuttosto, si impegnò per renderlo accettabile a entrambe le parti. Ciò significava ottenere il sostegno di persone influenti come la regina, i funzionari del governo, i leader religiosi e, soprattutto, la popolazione generale del Regno Unito. Era necessario agevolare l'ingresso di Camilla nella vita reale in modo da rendere meno probabile la possibilità che provocasse un'altra serie di discussioni. Era necessario procedere con cautela e deliberazione per garantire che, al momento del matrimonio, la gente fosse più ricettiva alla sua presenza. D'altra parte, ottenere il consenso della regina non era un compito semplice. La regina era stata ferma nel suo atteggiamento di disaccordo con Camilla, arrivando a rifiutarsi di riconoscere la sua presenza agli incontri pubblici. Nel 1998 si recò a una festa in cui era presente Camilla, ma non fece alcun tentativo di parlarle e anzi inviò messaggi che indicavano la sua riluttanza ad accettare l'invito. Tuttavia, Carlo ha mantenuto la sua coerenza nel corso degli anni. Dopo che Carlo ha detto chiaramente che Camilla sarebbe rimasta, la regina è stata finalmente costretta ad accettare il fatto che sarebbe rimasta. Nel 2005, senza volerlo,
Ha accettato il fatto che i due avessero una relazione, ma è stata meticolosa nel modo in cui ha espresso il suo sostegno. Invece di partecipare alla cerimonia civile, ha deciso di festeggiare più tardi per intrattenere i suoi ospiti. Si è trattato più di un riconoscimento sommesso che di un'approvazione piena e appassionata dell'idea. La strada verso l'accettazione fu ancora ardua per Camilla, anche se la regina diede la sua benedizione, sebbene con una certa riluttanza. I media la sottoposero spesso a indagini, paragonandola a Diana e mettendo in dubbio la sua idoneità a stare al fianco di Carlo. I sondaggi dell'opinione pubblica hanno rivelato che un numero significativo di persone continuava a considerarla una figura controversa. Inoltre, molti sostenevano che a Carlo non sarebbe mai stato permesso di sposarla. Nonostante tutto quello che era successo, Carlo e Camilla andarono avanti. La proposta di matrimonio fu fatta da Carlo mentre trascorreva le vacanze di Capodanno nella sua casa scozzese, Birk Hall. A quel punto, i due si accompagnavano pubblicamente da diversi anni e il palazzo aveva preparato meticolosamente la cornice per il loro fidanzamento. Nel febbraio 2005 la notizia è stata data e, sebbene non sia stata una sorpresa assoluta, è stata comunque un'occasione importante. Non è stato solo il loro amore a portare al fidanzamento. Il tema era il simbolismo. È stato a questo punto che è stato presentato l'anello. Tuttavia, l'anello che Carlo ha presentato a Camilla non era un anello qualsiasi. Era in possesso della regina madre, considerata uno dei membri più venerati e apprezzati della famiglia reale. Il design era un oggetto art deco degli anni 30, che includeva un diamante di taglio quadrato circondato da diversi diamanti più piccoli che avevano una grande importanza. Inoltre, Carlo non si limitava a fare la proposta di matrimonio a Camilla, regalandole quell'anello, ma inviava anche il messaggio che lei era ormai un membro della famiglia reale in un modo che non poteva essere smentito. I giornalisti erano desiderosi di ottenere informazioni specifiche. La loro curiosità li ha portati a chiedere se Carlo avesse o meno chiesto a Camilla di sposarlo, come lei avesse risposto alla proposta e se ci fosse stato o meno un grande gesto romantico. D'altra parte, Camilla, che non è mai stata una persona che cerca i riflettori, ha lasciato le sue risposte ambigue. Lei fece un sorriso, evitò l'argomento e lasciò che l'anello che portava al dito parlasse da solo. Il percorso che li portò al matrimonio non fu del tutto privo di ostacoli. A causa dei funerali di Papa Giovanni Paolo II, la cerimonia ha dovuto essere posticipata e la location è stata spostata dal castello di Windsor alla Guildhall, un luogo più umile. I sostenitori dei reali continuarono a essere divisi. Alcuni ritenevano che a Carlo non sarebbe mai stato permesso di risposarsi, mentre altri lo consideravano un evento atteso da tempo. Il matrimonio tra Carlo e Camilla ha avuto luogo il 9 aprile 2005. Senza dimostrazioni elaborate o grandiose della tradizione regale e senza grandi processioni. In seguito, c'è stata una benedizione nella cappella di St. George's Chapel, seguita da una cerimonia tranquilla e civile. Il giorno in cui Camilla ha fatto il suo ingresso nel mondo, è apparsa ansiosa, come se fosse consapevole del significato di ciò che stava per fare. Non stava entrando in un mondo fantastico, bensì in una realtà per la quale aveva lavorato per molti anni. Tuttavia, è diventato molto evidente quando si è trovata accanto a Charles con quell'anello al dito. Non le bastava più essere la sua compagnia. La sua consorte era una donna. Il rapporto di Camilla con quell'anello si è evoluto fino a comprendere qualcosa di più del semplice amore. In altre parole, era la prova che aveva trionfato su anni di incertezze, giudizi e opposizioni. Era l'indicazione più forte che aveva raggiunto il suo obiettivo. Per questo motivo, quando Charles si avvicinò a lei tutti questi anni dopo e le chiese di restituire l'anello, non si trattava solo dei gioielli. In particolare, si trattava di tutto ciò che rappresentava. La domanda a cui bisognava rispondere non era solo se la loro discussione fosse seria o meno. Si trattava di capire se Carlo fosse o meno disposto a reclamare proprio ciò che aveva sancito la legittimità del loro matrimonio. La parte più affascinante, tuttavia, è questa. Difficoltà e prospettive per il futuro della regina Camilla. Camilla ha continuato a essere oggetto di dibattito anche dopo essere stata elevata alla carica di regina consorte. È stato difficile per il palazzo impedire che il pubblico parlasse di lei, nonostante abbia fatto tutto il possibile per salvaguardare la sua reputazione. La questione se appartenesse o meno alla famiglia reale è stata discussa per molti anni.
Le opinioni erano molto amplificate dal momento che aveva raggiunto la posizione più importante che una regina potesse avere in quel momento. Nel corso di diversi decenni, il suo legame con Re Carlo è stato a lungo al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Inoltre, nonostante fossero sposati dal 2005, molti individui continuavano a vederla come l'altra donna nella storia del principe Carlo e della principessa Diana. Sebbene alcuni l'avessero accettata come moglie di Carlo, altri continuavano a credere che non le sarebbe mai stato permesso di assumere una posizione così importante. Quando sono emersi nuovi scandali, questa separazione è diventata ancora più evidente di quanto non lo fosse già. In particolare, quando membri importanti della famiglia reale sono stati coinvolti nella situazione. Il principe Harry è stato la fonte di uno dei conflitti più significativi che Camilla ha dovuto affrontare. Nel corso di diversi anni, il suo rapporto con la famiglia reale è stato tumultuoso. Tuttavia, nel 2023, quando ha pubblicato il suo libro di memorie, Spare, ha raggiunto un nuovo livello di intensità. Sebbene il libro toccasse i suoi problemi con i media, la morte della madre e il suo legame con il fratello William, una delle informazioni più esplosive riguardava Camilla. Il libro ha rivelato fatti molto intimi della sua vita e, oltre a toccare questi argomenti, ha toccato anche la loro relazione. Secondo le affermazioni di Harry nel libro, Camilla avrebbe lavorato dietro le quinte per migliorare la sua immagine pubblica, anche a costo di sacrificare altre cose. Sulla base dei suoi rapporti con i media, la caratterizzò come un individuo potenzialmente pericoloso e la accusò di aver fatto trapelare materiale alla stampa per apparire più favorevole. Secondo l'autore, la donna si era fatta strada nella famiglia reale, costruendo la narrazione in modo tale da essere vista come una moglie amorevole e obbediente, piuttosto che come la donna che in passato era stata al centro delle polemiche sul matrimonio di Carlo e Diana. A seguito di queste accuse, l'onda d'urto ha attraversato tutto il regno. Sentire queste accuse direttamente dal figlio di Diana ha dato nuovo peso alla questione, nonostante il fatto che l'opinione pubblica abbia speculato sull'influenza di Camilla per un periodo di tempo considerevole. Molte persone erano curiose di sapere se ciò che stava dicendo fosse vero o meno, mentre altre erano dell'opinione che Harry stesse solo cercando di regolare i conti personali. Tuttavia, è stato detto che Carlo era completamente confuso dal libro. Questo rese evidente che il legame tra lui e Harry era più teso che mai. Aveva passato anni a cercare di ricucire il rapporto con Harry. Camilla, invece, non si espresse in alcun modo. Non era la prima volta che si asteneva dal reagire immediatamente alle polemiche, e questa volta non ha fatto eccezione. Inoltre, gli addetti ai lavori hanno riferito che era piuttosto arrabbiata dietro le quinte. Era convinta che Harry avesse esagerato e che il libro non avesse fatto altro che esacerbare la distanza che già esisteva tra lui, Carlo e il resto della famiglia. Sebbene Harry si sia dimesso dai suoi obblighi di membro della famiglia reale, le sue dichiarazioni hanno continuato ad avere un effetto. Di conseguenza, molti hanno messo in dubbio la possibilità di una riconciliazione tra padre e figlio. Come se non bastasse l'agitazione con Harry, l'incoronazione di Camilla al fianco di Carlo nel maggio 2023 ha portato ancora più polemiche. Questo evento doveva essere un momento di unione, un'occasione storica che avrebbe significato l'inizio di una nuova era. Tuttavia, non sembra essere andato come previsto. Fin dall'inizio. Tuttavia, è stato evidente che non tutti erano d'accordo con l'idea di festeggiare la sua nuova posizione. Il principe Harry si è presentato, ma Meghan ha deciso di rimanere in California e lo stesso Harry è rimasto a Londra solo per poche ore prima di tornare negli Stati Uniti. Data la brevità del suo arrivo, era evidente che non aveva alcun desiderio di partecipare all'occasione importante di Camilla. Il fatto che le ferite in famiglia fossero ancora fresche era una prova, secondo alcuni. D'altra parte, secondo alcuni, era un'indicazione del fatto che egli volesse tenersi il più lontano possibile dall'ascesa al potere di Camilla. Nel frattempo, circolavano voci secondo cui Camilla avrebbe fatto pressioni affinché la sua famiglia avesse un ruolo più significativo nell'incoronazione. Alcune fonti hanno detto che si era assicurata che i nipoti fossero più coinvolti di alcuni reali più anziani, mentre ricevevano onorificenze speciali. I suoi nipoti hanno ricevuto onorificenze particolari. Secondo i resoconti, ciò ha causato il disagio del principe William e di Catherine, che hanno percepito un eccessivo controllo da parte di Camilla.
Molti sostengono che Camilla stia cercando di cambiare la monarchia per assecondare i suoi interessi personali, trasformandola in una famiglia mista in cui i suoi parenti hanno un'importanza maggiore rispetto al passato. Ancora una volta il palazzo ha rifiutato di commentare la questione, nonostante la reazione sia stata feroce. Un altro evento significativo che ha circondato l'incoronazione è stato l'inaspettato cambiamento del titolo di Camilla proprio prima della cerimonia. Dopo il suo matrimonio con Carlo nel 2005, l'annuncio ufficiale diceva che sarebbe stata riconosciuta come principessa consorte quando Carlo fosse diventato re. Questo è stato espresso nel contesto del matrimonio. Questa scelta era stata ponderata con l'intenzione di mostrare rispetto per i sentimenti della gente comune e di quegli individui che erano ancora devoti alla memoria della principessa Diana. D'altra parte, poco prima dell'incoronazione, il palazzo ha rimosso surrettiziamente il titolo di consorte dal suo titolo e si è riferito pubblicamente a lei come Regina Camilla. Numerosi individui si sono infuriati per questa modifica. In particolare, molti sostenitori di Diana ritenevano che fosse la prova che Camilla avesse sempre avuto l'intenzione di ascendere alla monarchia, indipendentemente da ciò che pensava l'opinione pubblica. Alcuni specialisti reali sostennero addirittura che Carlo fosse stato costretto a fare questa scelta, nonostante non avesse mai affrontato la questione in pubblico. Il cambiamento fu un altro fattore che contribuì all'acuirsi degli attriti tra Carlo e i suoi figli. Secondo i rapporti, William l'ha accettato come parte del suo dovere reale. Tuttavia, Harry l'ha interpretato come un'altra prova del fatto che Camilla aveva effettivamente modificato la storia a suo favore. Ai suoi occhi era più di un semplice cambio di nome. Il fatto che Camilla avesse stabilito la sua autorità era una chiara indicazione che non c'era nulla che potesse fare per cambiare la situazione. Nel periodo in cui Camilla si stava adattando alla sua nuova posizione, è emerso un altro problema, che questa volta riguardava i membri dello staff reale. Secondo le notizie apparse, Camilla è stata la forza trainante di una significativa riorganizzazione a Buckingham Palace che ha portato al licenziamento di numerosi membri dello staff di lunga data. Chi era a conoscenza della situazione affermava che Camilla voleva circondarsi di persone a lei fedeli per assicurarsi un maggior grado di controllo sulle operazioni di palazzo. Angela Kelly, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di guardarobiera della regina Elisabetta II ed era un'amica intima, è stata una delle persone più degne di nota a lasciare l'incarico. Angela Kelly era stata estremamente protettiva nei confronti dell'eredità lasciata dalla defunta regina e si diceva che lei e Camilla non fossero mai andate d'accordo prima della sua scomparsa. Dopo la scomparsa della regina Elisabetta, Kelly fu discretamente trasferita dalla sua residenza di Windsor e le fu assegnata una proprietà in una località diversa, molto più piccola. Molti hanno interpretato questo gesto come un metodo di Camilla per dimostrare che ora è lei a comandare e che non ha paura di fare cambiamenti significativi. La famiglia reale si è trovata di fronte all'ennesimo ostacolo che l'ha scossa fin nelle fondamenta, come se tutto questo non fosse sufficiente, che potrebbe essere rimesso al suo posto. Lo stato di salute di Re Carlo. L'annuncio che a Carlo era stato diagnosticato un cancro è stato dato da Palazzo all'inizio del 2024. Dopo aver appreso questa notizia, l'attenzione si è rapidamente spostata dai problemi della famiglia reale alle preoccupazioni per il futuro della monarchia. Camilla ha dovuto assumersi maggiori responsabilità reali a causa delle cure mediche di Carlo. Alcuni l'hanno vista come un'opportunità per dimostrare di essere una vera regina, mentre altri erano preoccupati per le implicazioni che avrebbe potuto avere per la stabilità della monarchia. L'influenza di Camilla potrebbe diventare ancora più forte nel caso in cui le condizioni di salute di Carlo continuassero a peggiorare, in particolare nel caso in cui William dovesse farsi avanti prima del previsto. Camilla è rimasta al fianco di Carlo durante tutto questo, proprio come aveva fatto per molti anni prima di questo sviluppo. Tuttavia, nonostante le pubbliche dichiarazioni d'affetto reciproche, hanno continuato a diffondersi voci sullo stato effettivo del loro matrimonio. Nel periodo in cui Carlo ha affrontato le sfide della sua salute e le esigenze del suo essere re, molte persone all'interno della famiglia reale ritengono che egli si sia appoggiato in modo significativo a Camilla per il sostegno emotivo, dipendendo da lei più che mai. Altri, invece, ritenevano che le tensioni fossero aumentate dietro le quinte, nel momento in cui la loro